E va bene, diciamocelo, è praticamente arrivato l'inverno, ci sta che inizi a piovere, ma mi sarei aspettato che perlomeno fosse piovuta acqua. Invece quello che è piovuto in questo periodo sul canale sono state una serie innumerevole di richieste di parlare di un software che io nemmeno avevo mai sentito nominare. Allora, un po' incuriosito e un po' per accontentare tutti quanti i membri della community che me l'avevano chiesto, sono andato a scaricarlo, l'ho provato e devo dire che ho capito da cosa derivava la loro insistenza. E adesso, se ne hai voglia, lo faccio capire anche a te. Ti senti pronto? Iniziamo. Relativamente di recente sul canale ho presentato un software per la gestione completa del disco che mi aveva davvero entusiasmato. Si chiama Minitool Partition Wizard e riesce a fare praticamente tutto quello che serve per gestire dischi e pendrive. Immediatamente dopo che ho presentato questo software, diversi membri della community mi hanno scritto chiedendomi di presentare invece un altro software che non avevo mai sentito nominare, come ho detto in apertura, e che si chiama Disk Genius. Allora, incuriosito, sono andato a provarlo e ho visto che fa tutto quello che fa Minitool Partition Wizard e anche qualcosina in più, come vedremo, e il tutto gratuitamente. E quindi andiamo immediatamente a vedere come scaricare, installare e soprattutto utilizzare questo software davvero sbalorditivo. Come sempre, per procurarcelo faremo qualcosa di simile al solito, e cioè andremo ad aprire il nostro browser. Nel motore di ricerca digiteremo Gentiluomo Digitale, effettuiamo la ricerca e il primo risultato sarà quello che ci interessa, ovvero quello relativo al sito della community che si trova sul dominio www.gentiluomodigitale.it. Andiamo ad aprirlo e nella parte in alto scegliamo la sezione Downloads, questa qui. Una volta aperta la pagina scendiamo un pochettino più in basso fino ad individuare proprio Disk Genius. Eccolo qui. Per scaricarlo facciamo clic sul pulsante azzurro File Download, attendiamo alcuni istanti e vedremo che il software verrà scaricato sul nostro PC. Eccolo qui, lo troviamo qui in alto. Facciamo quindi doppio clic sulla cartella compressa per aprirla, chiudiamo la finestra del browser retrostante e facciamo doppio clic sul file contenuto al suo interno per procedere con l'installazione. Ci verrà chiesto di accettare che vengano apportate modifiche al dispositivo, cosa che possiamo fare cliccando sul pulsante Sì. Ci si aprirà l'interfaccia di installazione e a questo punto potremo chiudere la cartella compressa retrostante. Purtroppo in fase di installazione la scelta può cadere solo sulla lingua inglese oppure su quello che suppongo essere il cinese. Tra i due mali scegliamo il minore, restiamo con la lingua inglese e clicchiamo sul pulsante OK. Accettiamo tramite questo pulsante la licenza d'uso del programma e clicchiamo sul pulsante Next in basso a destra. A questo punto ci viene fatto un avvertimento abbastanza allarmistico, ovvero, siccome questo programma è in grado anche di recuperare i file persi, qualora volessimo procedere ad un recupero di file, ci viene raccomandato semplicemente di non installarlo sulla stessa unità disco su cui si trovano i file che vogliamo recuperare, perché facendolo, come ormai dovresti ben sapere, andremo a rischiare di sovrascriverli. Quindi se per caso stai installando questo programma per recuperare dei file persi, quello che potrai fare sarà cambiare questa lettera di unità, cambiandola ad esempio da C, se su C si trovano i file che vuoi recuperare, in D oppure qualche altra unità, naturalmente a patto che sia presente sul tuo computer. Se comunque non hai bisogno di recuperare alcun file, puoi premere, come farò io, tranquillamente il pulsante Next in basso a destra. Attendiamo qualche minuto che venga installato Disk Genius sul nostro computer. Al termine dell'installazione, come puoi vedere, verrà posta sul nostro desktop un'icona per lanciare il programma e potremo andare a deselezionare sulla finestra di installazione invece la voce Open Website, che non ci serve,
lasciando invece magari spuntato Launch Disk Genius per lanciare il programma nel momento in cui, come faremo a breve, premeremo il pulsante Finish. Facciamolo quindi e in pochi secondi si aprirà il nostro Disk Genius. Andiamo a vedere che cosa può fare per noi questo software. Tanto per cominciare, come puoi vedere sul lato sinistro sono elencate le nostre unità disco e le relative partizioni. Ad esempio qui abbiamo con HD0 il disco principale di questo computer che contiene 4 partizioni: ESP, MSR, Local Disk e Partition 3. A seguire abbiamo il disco secondario, un altro disco da 80 GB che, come puoi vedere, non contiene ancora alcuna partizione. Per conoscere le operazioni che possiamo effettuare su una partizione, ci basterà fare clic con il pulsante destro sulla partizione stessa. Nel menu che si aprirà saranno elencate tutte quante le opzioni. Andiamo quindi a dare un'occhiata molto rapida a quelle che sono le voci di questo menu. Avremo la possibilità di salvare, copiare e ripristinare la tavola delle partizioni. Quindi potremo andare a caccia di partizioni perse nel caso di errori disco, di recuperare come anticipato i file perduti, di ricostruire l'MBR, ovvero il Master Boot Record, sempre nel caso di dischi danneggiati, di pulire i settori riservati, di creare rapidamente una partizione, di cancellare tutte quante le partizioni, allo stesso modo di cancellare alcuni settori del disco, fare una copia del disco su un singolo file immagine e al contrario ripristinare da un singolo file immagine un intero disco. Nella parte sottostante vediamo che abbiamo la possibilità di convertire le partizioni in altri formati, cioè GUID, MBR e Basic Disk, questo per renderle compatibili con altri sistemi operativi, qualora ad esempio avessimo un disco esterno che non viene letto da qualche sistema. Potremo andare a verificare la geometria del disco, modificare la firma del MBR, il Master Boot Record, lo ricordo, e vedere le informazioni dello smart che ci fanno capire quale sia lo stato di salute del nostro disco. Possiamo vedere le informazioni relative allo storage pool, questa è una cosa un pochino da tecnici, verificare o riparare i settori danneggiati, cosa che facciamo anche col comando check disk ad esempio, di ripristinare i record dei settori danneggiati e ancora di convertire la modalità di boot in questi formati elencati oppure cambiare lo stato del nostro disco togliendolo magari dall'online, cosa che lo farà scomparire sul nostro computer, oppure marcandolo come read only, ovvero un disco di sola lettura nel caso in cui non volessimo che questo venga modificato. Abbiamo l'ottimizzazione del trimming che funziona solo ed esclusivamente sulle unità SSD e che appunto va ad ottimizzarle, e infine abbiamo altre opzioni di minore rilevanza. Se invece ci spostiamo nella parte in alto della nostra finestra, vediamo che è anche possibile effettuare, grazie a questo programma, una migrazione del sistema operativo, nel caso in cui ad esempio vogliamo passare da un disco meccanico ad un disco SSD senza correre il rischio di perdere tutti quanti i nostri dati e senza essere costretti a reinstallare il sistema operativo, i driver e tutti quanti i programmi. Ma illustrate le potenzialità di questo sistema, andiamo a vedere come metterle in atto. Come puoi vedere qui in alto hai la possibilità di visualizzare uno specchio di quella che è la partizione attualmente selezionata, che ricordo in questo caso è l'intero hard disk numero 1. Se facciamo anche in questo caso clic destro su questa porzione della nostra finestra, vedremo ad esempio che ci sarà possibile molto semplicemente creare una nuova partizione. Facciamo quindi clic su questa voce di menu e clic semplicemente sul pulsante OK per creare una partizione che abbia le dimensioni dell'intero hard disk. Una volta fatta questa operazione dovremo cliccare su questo pulsante in alto a sinistra, come faremo anche ogni volta che vorremo applicare qualche modifica al disco. Andiamo quindi a salvare la tavola delle partizioni, confermiamo con il pulsante Yes di volerlo fare ed ancora una volta andiamo a confermare con Yes di volerlo fare immediatamente.
In pochi secondi, come puoi vedere, la nostra partizione primaria è stata creata. Ma cosa dire se adesso che abbiamo creato la nostra partizione volessimo dividerla in due? Anche in questo caso clicchiamo con il pulsante destro e scegliamo la voce Split Partition, questa qui. Clicchiamoci su e potremo semplicemente trascinare le dimensioni delle due partizioni che andremo a creare. Se ad esempio volessimo suddividere questo disco in una partizione da 20 GB ed una da 60 GB, ci basterà semplicemente trascinare il cursore e cliccare sul pulsante Start. Ci verrà chiesto di assicurarci di aver salvato tutti quanti i file importanti prima di ridimensionare, di verificare che non ci siano settori danneggiati nella partizione, di assicurarci che nel caso in cui disponiamo di un notebook questo sia collegato all'alimentazione esterna e di chiudere infine tutte quante le applicazioni aperte e di evitare la chiusura e l'ibernazione durante l'operazione. Clicchiamo quindi sul pulsante Yes e ancora una volta sul pulsante Yes per confermare. Come vedi c'è sempre questa doppia sicurezza che serve appunto ad accertarci che siamo assolutamente sicuri di voler compiere le operazioni. Clicchiamo quindi sul pulsante Complete qui in basso e nello specchietto in alto vedremo che le nostre due partizioni ammonteranno esattamente a 20 GB una e 60 GB l'altra. Nel caso in cui una di queste partizioni volessimo invece rimuoverla, l'operazione da fare sarà sempre la stessa. Quindi clicchiamo con il pulsante destro sulla partizione che vogliamo rimuovere, che potrà essere quella da 60 GB oppure quella da 20 GB, scegliamo in questo caso la voce Delete Current Partition e andiamo nuovamente a confermare di voler cancellare la partizione. Come vedi si liberano 20 GB sulla nostra unità disco. Non dimentichiamoci di andare a cliccare al termine delle varie operazioni sempre il pulsante Save All in alto a sinistra. Confermiamo come sempre e a questo punto andiamo a vedere come fare se volessimo per esempio recuperare questo spazio libero estendendo questa partizione. Anche in questo caso faremo clic con il pulsante destro, sceglieremo in questo caso la voce Resize Partition, questa qui, andremo ancora una volta a trascinare il cursore in modo da occupare tutto quanto lo spazio libero e cliccheremo sul pulsante Start. Confermeremo nuovamente con Yes le voci elencate in precedenza e nuovamente con Yes per la doppia sicurezza. Attendiamo il termine dell'operazione e alla fine clicchiamo sul pulsante Complete. Ecco fatto. E vediamo infine come è possibile effettuare la migrazione del nostro sistema operativo su un altro disco. Naturalmente il requisito fondamentale sarà di avere un altro disco collegato al computer e di dimensioni pari o superiori a quello che contiene il nostro sistema operativo. Andremo quindi a cliccare sul pulsante OS Migration qui in alto e ci verrà proposto di scegliere il disco di destinazione. Possiamo farlo cliccando sul disco che ci viene elencato qui e confermando con il pulsante OK. Una volta premuto ci viene chiesto di confermare che vogliamo effettuare questa migrazione, cosa che possiamo fare sempre premendo sul pulsante OK e cliccando infine sul pulsante Start qui in basso nella finestra che si aprirà. Ancora una volta verremo informati che tutti i dati presenti sul disco di destinazione, cioè sul disco su cui andremo a clonare il disco principale, verranno completamente distrutti. Dopo esserci accertati che il disco di destinazione non contenga alcun dato importante per noi e di averlo eventualmente backuppato, clicchiamo infine sul pulsante OK. Verremo quindi informati che esistono due procedure per la migrazione. Una cosiddetta hot migration e un reboot to WinPE. La differenza tra le due è che la hot migration viene effettuata a caldo e quindi senza riavviare il nostro sistema operativo. Un pochino più arzigogolata ma sicura è invece l'operazione che prevede il reboot su questo sistema operativo dedicato. Possiamo cliccare comunque su hot migration e vedremo che partirà la migrazione del nostro sistema operativo. Attendiamo nel termine.
Ed ecco fatto, l'operazione è terminata e il nostro disco secondario è pronto per essere utilizzato. Come vedi, il nostro sistema si è chiuso e se andremo in basso ad aprire in Esplora File le risorse del nostro computer, vedremo che esattamente come il nostro disco C, adesso anche il nostro disco E contiene una copia perfetta del sistema operativo. A questo punto tutto ciò che dovremo fare sarà staccare fisicamente dal nostro computer il nostro disco C e procedere con l'avvio dal disco E. E veniamo al domandone da $1.000.000, ovvero tra i sistemi di gestione del disco che ho presentato, e cioè Minitool Partition Wizard e Disk Genius, qual è secondo me il migliore e il mio preferito? Ebbene, dopo aver provato Disk Genius, affermo senza ombra di dubbio che è questo, per il semplice motivo che tutte quante le sue potenzialità sono gratuite, a differenza di Minitool Partition Wizard che alcune le mette purtroppo a pagamento. Qual è il peggiore handicap di questo sistema? L'impossibilità di effettuare una clonazione del sistema operativo su unità USB, dato che comunque questa operazione è un po' particolare e se proprio hai bisogno di farla, in questo caso ti consiglio di utilizzare senz'altro Macrium Reflect che ti ho presentato un po' di tempo fa. Bene, e questa volta credo di averti detto veramente tutto quello che c'era da dire su questo programma che è quantunque parecchio articolato e anche altrettanto intuitivo, per cui spiegarlo è stato abbastanza semplice. E siamo giunti quasi al termine del video perché anche oggi abbiamo dei graditissimi ringraziamenti da fare, che vanno a Giancarlo Brandoli e Marco Nicoletti per essersi abbonati al canale e a Thomas2915 e a Mike Leone, in arte Giorgio Brusasco, per i loro generosissimi super grazie. Come sempre vi ringrazio infinitamente a nome mio e di tutta quanta la community per il vostro supporto morale e materiale. Ma l'ultimo ringraziamento come sempre è quello destinato a te, che hai seguito questo video fino in fondo, mi hai fatto compagnia e detto questo non mi resta che salutarti e come di consueto darti appuntamento alla prossima.